Ciao segno dei pesci, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il mese di marzo per voi, ma andiamo a vedere anche l'immediato futuro in amore e il mese di marzo sul lavoro. Ho già buttato le carte, poi andrò a chiarire i tarocchi. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video, insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Quindi direi di iniziare subito con l'immediato futuro in amore e poi passiamo al mese di marzo. Allora, immediato futuro in amore per il segno dei pesci. Abbiamo l'otto di bastoni, ok, dopo andiamo a contestualizzare il tutto. Poi abbiamo l'allegria, la fedeltà e il tentativo, ok. Con le Dixit abbiamo queste immagini qui che però adesso le metto un po' più in alto così le vedete tutti. Allora, le Dixit sono un gioco in realtà di gruppo, però a me piacciono un sacco come cioè, le immagini che ci sono, quindi le uso anche come carte, diciamo, oracolo. Allora, intanto vedo che nell'immediato futuro vi potrebbero arrivare delle comunicazioni abbastanza inaspettate, comunque improvvise, impulsive da parte di qualcuno, perché in questa carta dell'otto di bastoni c'è questo vulcano che esplode, quindi un qualcuno che magari vi scrive in amore e vi comunica qualcosa ed è qualcosa che fa improvvisamente o comunque qualcosa che fa mosso dall'impulso, dalla passione, ok? Sono comunicazioni che appunto, essendo immediato futuro in amore, arrivano velocemente, quindi nel giro proprio di poco tempo arriveranno queste comunicazioni al segno dei pesci in amore. Ovviamente dopo andrò a chiarire questa carta. Poi abbiamo l'allegria, la fedeltà e il tentativo, quindi vedo dei momenti piacevoli che potreste passare insieme a qualcuno, divertenti, in allegria, o comunque potreste essere in un'energia di chi è allegro, di chi è allegra, di chi si vuole divertire, ok? Ci potrebbe essere una persona che vorrebbe un incontro, un'unione con voi, con la carta della fedeltà, quindi qualcuno che è legato a voi, che vi è fedele sostanzialmente, che è fedele al segno dei pesci e che vuole fare un tentativo, che farà un tentativo per avvicinarsi al segno dei pesci. In questa carta c'è questo gatto che proprio cerca di catturare appunto i pesci. Quindi per il segno dei pesci vedo che qualcuno farà un tentativo in amore con voi. Anche qui si vede come se voi siete in questa energia eroica, no? Di questa donna che in qualche modo sconfigge la tecnologia per proteggere la natura. E come se foste dei conquistatori, come se nell'immediato futuro riusciste a conquistare un qualcosa. Quindi il segno dei pesci riuscirà a conquistare un qualcosa ed è in questa energia, in amore di chi si sente comunque dalla parte del giusto, chi si sente un'eroina o un eroe, ok? Vedo dei momenti anche piacevoli di tranquillità e pace, serenità passati in casa. Qui c'è qualcosa forse che il segno dei pesci desidera, però sta lì, cioè non fa niente per ottenerlo, semplicemente si limita, diciamo, a soffiare il soffione e a esprimere un desiderio, mangiare i suoi biscotti. Insomma, vedo anche comunque momenti di calma, serenità, tranquillità, diciamo, passati in casa. Però vedo comunque sempre questo tentativo da parte di qualcuno. In questa carta si vede quest'uomo che cerca di salvare questa donna che sta cadendo in questa sorta di buco. Quindi durante magari un picnic divertente si forma questo buco e l'uomo cerca di non far cadere la donna, in poche parole. Quindi è come se appunto ci sia il tentativo da parte di qualcuno di non lasciare andare via questa figura femminile. Quindi magari se siete donne del segno dei pesci potrebbe arrivare appunto il tentativo da parte di un uomo di non lasciarvi andare, di non lasciarvi cadere, di non lasciarvi sole, piuttosto che qualcos'altro. Comunque arriva il tentativo di afferrarvi appunto, di non lasciarvi andare, ok? Quindi questo è. Ora vado a chiarire la carta dell'otto di bastoni. Allora, vediamo. Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà
l'otto di bastoni. Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Aiuto. Allora, un attimo. Questa l'ho vista. Abbiamo il 2 di bastoni con l'asso di coppe e il 6 di denari sul fondo, quindi vedo che qualcuno ci riflette, fa una scelta e sceglie di dichiararsi a voi, di offrirvi una nuova opportunità in amore, ok? Quindi arriva una dichiarazione d'amore, quindi un messaggio o un'azione, diciamo, per dichiararsi verso di voi, oppure arriva un messaggio, per esempio, in cui qualcuno vi offre un nuovo inizio in amore. Vediamo ancora. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci, un attimo, allora, 800 carte. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Un attimo. È caduto tutto il mazzo. Allora, questa non la prendo, è caduta a terra. E vabbè. Il mago, il 7 di spade, tra l'altro si stava bruciando, è caldissimo. Mica me ne ero resa conto io. Proprio un genio. Fante di denari. Lo prendo come un segno comunque perché l'otto di bastoni è una carta di fuoco, è caduta sul fuoco e io non me ne sono accorta. Si stava bruciando letteralmente una maschera. Allora, vedo un gesto da parte di qualcuno che però potrebbe essersi comportato in maniera scorretta in precedenza. Qui abbiamo i segni di terra, toro, vergine, capricorno. Vediamo ancora perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Il matto al rovescio, 10 di bastoni. Sì, c'è qualcuno che non ce la fa più. È una persona che non ha avuto il coraggio in precedenza di buttarsi con voi o di fare qualcosa di rischioso, ma non facendolo, questa persona ha portato il peso di questa situazione tutto da solo o da sola. E quindi è come se non ce la facesse più, praticamente come un vulcano che è al tappo, no? E a un certo punto sto tappo salta, ok? Vediamo ancora. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? 10 di coppe in orizzontale, fante di coppe in orizzontale, 5 di coppe al rovescio, il sole. Qualcuno decide di uscire allo scoperto, qualcuno con cui un rapporto. Allora, 10 di coppe in orizzontale o un rapporto in parte si è rovinato, oppure era a senso unico il sentimento, oppure qualcuno non ha del tutto lasciato andare quel tipo di rapporto lì che aveva con voi. Vedo che poteste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua se siete donne del segno dei pesci, cancro, pesci, scorpione, e vedo un ritorno di comunicazione. Questa persona torna e si, diciamo, parla chiaramente o vuole chiarire con voi, oppure vuole dirvi una verità, vuole essere onesta, vuole essere sincera, o ancora esce allo scoperto, quindi sarà sparita, ricompare. Vediamo l'ultima volta. Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni? No, vabbè. 9 di bastoni, 10 di bastoni, sul fondo abbiamo il fante di bastoni. Quindi vedete, allora, se siete del segno dei pesci e in questo momento siete sulla difensiva, quindi vi ritrovate nella descrizione di chi rifiuta qualcuno, quindi se siete del segno dei pesci e state rifiutando qualcuno o siete sulla difensiva, questa persona non ce la fa più. Cioè non ce la fa più, esplode, capito? È come se non riuscisse più a sopportare questa situazione di rifiuto o del fatto che voi continuate ad avere un muro, no? Con lui o con lei. Quindi vedo proprio una comunicazione che è in arrivo da parte di qualcuno che appunto è appesantito, non ce la fa più a sostenere il peso o della situazione con voi o magari anche
Per esempio, potrebbe essere appesantito di cose sue personali della sua vita, ok? Vediamo ancora una volta. Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni. Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni. Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni. Di nuovo questo sette di spade, la ruota. È qualcuno che si è dimostrato non cambiato in precedenza, è qualcuno che in precedenza vi ha dimostrato di, diciamo che continuava ad essere scorretto, che continuava a essere sfuggente, che comunque si è comportato male all'interno di un rapporto. Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci cadrà l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro al segno dei pesci cadrà l'otto di bastoni. Re di coppe in orizzontale, forza al rovescio. Qualcuno che si è dimostrato codardo in precedenza, che in precedenza non ha fatto niente, non si è dimostrato una persona forte e coraggiosa con voi e probabilmente i sentimenti non si è aperto totalmente a livello sentimentale perché il re di coppe è in orizzontale. Potrebbe essere un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, che appunto vi manda un messaggio o fa un'azione nei vostri confronti. Vediamo se mi escono un pochino più chiare. Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni? Nell'immediato futuro in amore al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni. 3 di spade, 7 di spade al rovescio, re di coppe. Qualcuno che ricompare. Qui qualcuno che era stato sfuggente, che decide di togliersi la maschera, che decide di non scappare più, che decide di smettere di fare finta che non sta male. È qualcuno che appunto si rifà vivo sostanzialmente, si ribadisce il concetto che potrebbe avere un segno d'acqua ed essere un'energia maschile, cancro, pesci, scorpione. Uh, Perché nell'immediato futuro in amore per il segno dei pesci c'è l'otto di bastoni? Perché nell'immediato futuro in amore per il segno dei pesci c'è l'otto di bastoni? 8 di bastoni, 4 di denari. È qualcuno che comunica con voi nonostante voi siate chiusi. Sono dei messaggi che il segno dei pesci riceverà nell'immediato futuro in amore di qualcuno che appunto si toglie la maschera e ricompare e mi fanno vedere che è una persona che ha un attaccamento nei vostri confronti, vi considera roba sua, cioè non vi deve toccare nessuno. Ancora una volta, poi passo al mese di marzo. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni? Perché al segno dei pesci in amore nell'immediato futuro accadrà l'otto di bastoni? La torre, il 4 di bastoni al rovescio, l'asso di denari e l'otto di bastoni. Si tratta di qualcuno con cui c'è stata una rottura in amore, dove le cose non sono più stabili o non siete in rapporto, quindi non siete fidanzati più con questa persona e vuole trovare una soluzione a questa situazione. Questa persona vorrebbe trovare una soluzione a ciò che ha distrutto o ciò che è stato distrutto in precedenza. Per questo motivo vi scrive perché c'è l'otto di bastoni, perché al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni nell'immediato futuro in amore, perché al segno dei pesci accadrà l'otto di bastoni nell'immediato futuro in amore. Allora, temperanza appeso al rovescio. C'è proprio lo sblocco di una situazione dopo anche parecchio tempo, col mago sul fondo. Cioè, io penso che questa situazione vada avanti da un po', perché comunque c'è la carta della temperanza. Vedo che mentre voi siete tranquilli vi arriva proprio questa comunicazione, c'è uno sblocco. Qualcuno smette di stare fermo. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Un attimo. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni? Pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Troppe carte. Un attimo. Ok.
perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Perché al segno dei pesci nell'immediato futuro in amore accadrà l'otto di bastoni. Fante di coppe, 9 di denari, regina di coppe sul fondo. Quindi allora, se siete donne del segno dei pesci, qui emerge una donna di segno d'acqua, cancro, pesci e scorpione. Quindi se siete donne del segno dei pesci, io vedo che poteste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua, cancro, pesci e scorpione. Vedo che voi siete in un'energia di indipendenza nei confronti di questa persona, ok? Cioè è come se voi siete forse più concentrate sul lato materiale, economico, potreste essere in un'energia di chi è single. Quest'uomo invece prova dei sentimenti per voi, vuole fare qualcosa, magari si vuole scusare col fante di coppe o comunque vuole fare un gesto a livello emotivo e vedo che vi manderà un messaggio, comunque farà un'azione veloce nei vostri confronti. Se siete uomini del segno dei pesci, qui vedo l'opposto, nel senso che ci potrebbe essere qualcuno che vi interessa e magari volete fare un'azione nei confronti di questa energia femminile, ok? Quindi questo è come emerge. Adesso vediamo per il mese di marzo. Allora, vediamo marzo in amore per il segno dei pesci. Abbiamo il cavaliere di coppe, ok? Qui abbiamo le coccole, il dono e la comunicazione. Ok, vediamo le Dixit. Allora, abbiamo il negozio di profumi, il cuore con il pezzo del puzzle e la cabina telefonica con il telefono che squilla. Direi che sono abbastanza azzeccate. Allora, intanto donne del segno dei pesci durante il mese di marzo in amore avrete a che fare con un uomo probabilmente di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Vedo che c'è quest'uomo che avanza, che viene da voi e che si apre a livello emotivo e viene a corteggiarvi. In effetti qua fanno vedere le coccole, quindi qualcuno che è dolce con voi, c'è un dono, quindi qualcuno che si fa avanti, vi dona qualcosa, e c'è la comunicazione, quindi magari vi dona qualcosa attraverso un messaggio, oppure vi messaggia e poi vi regala qualcosa, ok? Comunque c'è la comunicazione da parte di un'energia maschile di possibile segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, che è in un'energia emotiva, quindi viene proprio per corteggiarvi. Vedo più persone interessate a voi, vedo qualcuno che è attratto dal vostro profumo in particolare, cioè ama il vostro profumo o il vostro odore. E, vedo che c'è una situazione dove appunto manca un pezzo nel cuore, come se mancasse qualcosa. Quindi o qualcuno sente la vostra mancanza oppure nel cuore del segno dei pesci in questo momento c'è una mancanza di qualcosa, c'è un pezzo che è andato perduto. Però questo pezzo in realtà in questa carta che è molto bella, che tra l'altro il cuore è in mezzo al deserto, quindi proprio nel nulla, nel vuoto cosmico, questo pezzo mancante in realtà viene poi recuperato dalla luce, ok? Perché qui c'è un pezzo, ma non è il pezzo che manca al cuore, è diverso. E quindi questo pezzo mancante viene recuperato dalla luce del sole in realtà. Quindi è come se arrivasse, diciamo, il pezzo mancante del puzzle in amore, ok? E qui abbiamo la cabina telefonica, quindi abbiamo questa cabina telefonica immersa nella natura, con questo telefono moderno, no? Che sembra appunto in chiamata sembra che appunto stia squillando, comunque arriva una comunicazione da parte di qualcuno, ok? E, e niente, quindi in amore per il segno dei pesci vedo comunicazioni in arrivo. Se siete uomini del segno dei pesci, però vedo che poteste fare voi questo gesto nei confronti di qualcuno, è molto probabile. Potreste entrare in un'energia più emotiva. Se siete donne, come vi ho detto, del segno dei pesci, potreste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua che comunica con voi. Allora, pesci, vediamo come mai questo cavaliere di coppe durante il mese di marzo. Perché al segno dei pesci in amore accadrà il cavaliere di coppe durante il mese di marzo? Perché al segno dei pesci in amore accadrà il cavaliere di coppe durante il mese di marzo?
Mamma mia, quante carte. Allora, abbiamo il mondo al rovescio, l'asso di denari e il sette di denari con il re di spade. Questa potrebbe essere una persona che si è dimostrata fredda, logica e razionale in precedenza, ma con cui un ciclo non è chiuso, o almeno questa persona non ha chiuso un ciclo con voi. È una persona che si potrebbe ripresentare e vuole trovare un'opportunità o vuole offrirvi un'opportunità concreta. Se ci sono stati problemi con questa persona, è possibile che questa persona voglia trovare una soluzione a questi problemi e voglia investire sul rapporto con voi. Vediamo ancora, perché al segno dei pesci in amore, sì, non perché al segno dei pesci durante il mese di marzo in amore accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo in amore accadrà il cavaliere di coppe. Allora, 5 di bastoni, luna al rovescio, 10 di spade. Qualcuno che vuole chiarire dei conflitti con voi, possibilmente qualcuno che ricompare e qualcuno che vuole appunto parlarvi, vuole chiarire qualcosa con voi. Vediamo ancora, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Fante di bastoni, il carro, l'otto di denari. È qualcuno che vuole mettere l'impegno con voi. È qualcuno che vi scriverà un messaggio. Vedo che proprio questa persona comunica attraverso il telefono, quindi vi scrive, vi chiama, probabilmente per invitarvi fuori, per uscire, o un appuntamento in macchina, o uno spostamento, una gita, oppure semplicemente questa persona vi scrive perché vuole avanzare, vuole andare avanti con voi. Cioè, come se questa persona vuole andare avanti nella vita insieme a voi. Questo intendo. Vediamo ancora, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo in amore accadrà il cavaliere di coppe. Questa alla fine voleva cadere, ma vabbè. Allora, abbiamo il 4 di coppe prevalentemente in orizzontale, l'asso di denari, il 7 di denari, il re di coppe. Quindi abbiamo di nuovo da capo un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Se siete donne potreste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua. Vedo che c'è una persona che si avvicina a voi, che vuole trovare una soluzione a una situazione dove voi probabilmente in questo momento avete le difese alte. È qualcuno che vuole investire nel rapporto con voi, vuole che in qualche modo ci sia una crescita. Vediamo ancora, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. La morte al rovescio, 4 di spade al rovescio, 10 di denari al rovescio, l'8 di coppe prevalentemente rovesciato. Sul fondo abbiamo il fante di bastoni. Quindi è qualcuno del passato, se siete donne del segno dei pesci, che comunica con voi, che vi scrive, che vi chiama. Per questa persona le cose non sono finite con voi, non sono chiuse. Questa persona sblocca la comunicazione con voi, nonostante non ci sia una stabilità attuale con questa persona. Però è un ritorno, è qualcuno che si era allontanato che torna. L'ultima volta, poi chiudo, vediamo, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Un attimo però, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Le stelle, oh, la ruota al rovescio, il 10 di coppe al rovescio, l'eremita. Questa è una persona che non sentite da parecchio tempo, secondo me, o con cui il rapporto si è rovinato da parecchio tempo. Questa persona desidera quello che c'era prima. Questa persona desidera il rapporto che aveva prima con voi. È come se desiderasse un'opportunità che in precedenza non ha colto, è andata sprecata,
di un rapporto che si è andato a rovinare e adesso la rivuole sostanzialmente. Una persona che pensa molto al rapporto del passato, perché abbiamo la carta dell'eremita, è qualcuno che probabilmente è da solo. ehm, Ed è qualcuno che ha una speranza e un desiderio nei vostri confronti. Ancora una volta. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? 6 di coppe, 2 di bastoni a rovescio, quindi qualcuno che smette di stare fermo e agisce ed è qualcuno del passato. Mm, perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Up. Re di bastoni, 8 di bastoni, quindi sì, è un qualcuno che vi scrive, vi manda un messaggio o vi chiama, eh. Emergono anche i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, però è una persona che in precedenza non si è mossa o che non ha risposto per esempio a dei messaggi anche. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? 4 di bastoni in orizzontale, il diavolo a rovescio, l'8 di bastoni. Questa è una persona che vorrebbe recuperare un rapporto che al momento non è stabile. È qualcuno forse da cui voi magari vi siete distaccati o non avete più una codipendenza, oppure una persona che si avvicina perché vuole farvi capire che non ha cattive intenzioni, per esempio. Mm, perché al segno dei pesci in amore nel mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Perché al segno dei pesci in amore nel mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Tante. L'asso di coppe a rovescio, il 2 di coppe in orizzontale, il cavaliere di coppe, il 6 di denari. Quindi è una persona che ritorna in un rapporto dove al momento non c'è un'unione o comunque un rapporto si è andato a rovinare in parte, un'opportunità di un nuovo amore o comunque di un amore è andata sprecata, questa persona viene da voi e, insomma viene a corteggiarvi. Abbiamo da capo i segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione. L'ultimissima volta perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo cadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo cadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo cadrà il cavaliere di coppe. Perché al segno dei pesci in amore durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe. Il papa, il 10 di coppe, questa è la caduta a terra. Questa persona vuole recuperare un rapporto con voi, un rapporto forse dove non c'è più fiducia, o comunque al momento non c'è, o non c'è un matrimonio, oppure non c'è, come dire, non c'è un impegno, ok, nel rapporto, però lo vuole recuperare perché è innamorato o innamorata, ok? Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe? Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe in amore. Pesci durante il mese di marzo accadrà il cavaliere di coppe in amore. Fante di bastoni, 9 di bastoni a rovescio. Sì, ragazzi, io vedo che vi arrivano proprio dei messaggi da parte di questa persona, soprattutto se siete donne. Vedo proprio che questa persona viene da voi, vi manda un messaggio, vi manda dei messaggi, vi chiama, non lo so, ma fa qualcosa perché vuole che voi gli diciate di sì. Vuole che voi abbastiate un muro, vuole fare in modo che in questo rapporto un muro viene, diciamo, distrutto, viene abbassato. Vuole fare in modo che voi vi fidiate, vuole conquistare la vostra fiducia e vuole fare in modo che appunto voi lo accettiate nella vostra vita, in poche parole. Non vuole essere rifiutato. Potrebbe essere anche una persona che non accetta il rifiuto, ok? E che quindi per questo motivo si fa sentire. Però io vedo molto forte la presenza appunto sia dei segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, ma anche dei segni di fuoco, ariete, leone, sagittario.
E questo è, se siete uomini del segno dei pesci, vedo che potreste fare voi questo nei confronti di qualcuno, non lo posso escludere, ok? Ora vediamo invece marzo sul lavoro. Allora, marzo per il segno dei pesci sul lavoro, abbiamo la carta della stella, abbiamo gli sposi, la curiosità e il successo. Attenzione, ok? Vediamo le Dixit. Allora, ok, abbiamo la carta tipo del parco divertimenti, una roba del genere, con la ragazza che vola sulla chiave e l'uomo che costruisce il castello di sabbia. Quindi, allora, la carta della stella sicuramente ci parla di una nuova speranza, di nuove energie più positive, o una speranza che si va ad accendere per quanto riguarda il lavoro, qualcosa che si va a realizzare, un desiderio che magari voi avevate che si va a realizzare. Anche qui fanno vedere che comunque con la carta degli sposi arriva una sorta di impegno, ok? Di accordo in una situazione, quindi è possibile che chi cerca lavoro lo trova, è possibile che arrivano anche dei colloqui di lavoro che vi interessano, che vi piacciono e quindi decidete magari di accettarne uno. È possibile che qualcuno si incuriosisca durante, magari mentre lavorate, ci sarà qualcuno che potrebbe essere interessato a voi, oppure ancora qualcuno interessato a quello che fate, vuole capire dove lavorate, cosa fate, eccetera, eccetera. Oppure ancora se appunto siete in cerca di lavoro, magari qualcuno si interessa a voi, vi nota, ok? Quindi vi arriva magari la chiamata di lavoro piuttosto che... è possibile anche che mentre voi state lavorando qualcuno vi noti, ok? Quindi è incuriosito da voi, dalla vostra presenza e questo porta ad avere successo. Vedo comunque con la carta del successo che sul lavoro per il segno dei pesci durante il mese di marzo è in arrivo un successo. Anche qui fanno vedere come se allora o andate a lavorare in un posto pubblico dove ci sono altre persone, o comunque farete un lavoro o avrete a che fare con una sorta di ambiente divertente, dove comunque ci sono persone divertenti. Per alcuni potrebbe essere anche, per esempio, o un posto al chiuso, tipo un centro commerciale o un'azienda, oppure una fabbrica, oppure un ufficio, ok? Vedo che comunque arriva una soluzione qua e questo signore che costruisce questo castello di sabbia si sta impegnando molto per costruire questo castello, no? Quindi comunque vedo che arriva una soluzione che vi permette di mettere il vostro impegno, le vostre energie in qualcosa, magari investire in qualcosa che voi volete, ok? Questo è. Ora vado a chiarire la carta della stella. Allora, vediamo. Vediamo la stella, perché c'è la stella, per cosa accadrà al segno dei pesci sul lavoro a marzo, perché la stella, per cosa accadrà al segno dei pesci sul lavoro a marzo, perché la stella, per cosa accadrà al segno dei pesci sul lavoro a marzo. Ok, 6 di spade, cavaliere di coppe, 2 di coppe, 8 di denari. Allora, io ho chiesto del lavoro, quindi cerco di mantenere la mia linea sul lavoro. Vedo che andate verso una nuova direzione, una nuova fase, diciamo, un nuovo obiettivo anche potrebbe essere, e che ci sarà qualcuno che è interessato a voi. Mm? Per quanto riguarda il lavoro, quindi magari un nuovo lavoro, un nuovo progetto, ognuno diciamo ha le sue, ok? Inoltre vedo che ci sarà qualcuno sul lavoro che potrebbe essere interessato a voi anche sentimentalmente. Oppure c'è qualcuno che desidera, oltre al fatto che magari voi siete impegnati sul lavoro e state facendo qualcos'altro, ci potrebbe essere un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, che è interessato ad avere un appuntamento con voi, un incontro, un'unione con voi, in qualche modo vi desidera. Vediamo ancora perché per il segno dei pesci sul lavoro accadrà la stella durante il mese di marzo. Perché per il segno dei pesci in ambito lavorativo accadrà la stella durante il mese di marzo. Per carità, tutti in marzo no. Allora,
Re di spade, 5 di coppe, re di coppe in orizzontale. Quindi allora, io qua vedo, mi continuano a battere su un ritorno sentimentale. Oh, qualcuno che era freddo prima adesso diventa più emotivo e torna. Potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione o un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Ad ogni modo, qui vedo anche l'arrivo di comunicazioni che potrebbero essere lavorative di qualcuno che è interessato a voi. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Imperatore, 6 di coppe. Allora, potrebbe essere qualcuno del passato che è interessato a voi, qualcuno che vi conosce già, oppure ancora potrebbe essere un contratto, oppure ancora potrebbe essere un capo, un titolare che ha esperienza, ok? Quindi una persona diciamo che ha parecchia esperienza alle spalle, oppure ancora, ed è interessata a voi ovviamente, vi vuole avere nel suo team, quello che è. Potrebbe essere però anche qualcuno, come dire, sì, io ci vedo anche qualcuno del passato, cioè magari qualcuno che lavorativamente nel passato ha già avuto a che fare con voi e che vi vuole. Vediamo ancora, perché ha il segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Allora, sono cadute un po'. 7 di denari e 8 di denari, il 7 di bastoni rovesciato. Quindi c'è qualcuno che forse vuole che voi vi impegniate in qualcosa, oppure voi volete mettere l'impegno in una situazione lavorativa. Vediamo ancora una volta. Oppure volete, per esempio, alcuni di voi potrebbero voler cambiare anche. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. 10 di denari al rovescio, asso di spade, regina di denari al rovescio. Quindi arriva un'opportunità, un'occasione qua, perché vedo che forse non eravate in un'energia di stabilità, ma arriva qualcosa di nuovo forse che vi fa riprendere. L'ultima volta, perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Perché al segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Segno dei pesci durante il mese di marzo sul lavoro accadrà la stella. Fante di coppe, regina di coppe al rovescio, imperatrice. Quindi sì, allora io vedo che voi, soprattutto se siete donne del segno dei pesci, vedo che rientrate nel vostro pieno potere. C'è qualcuno che è interessato a voi e che in parte prova anche dei sentimenti per voi, nel senso che potrebbe volervi bene o essersi affezionato a voi questa persona. Se non è così, semplicemente una persona che magari non conoscete e che potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Ad ogni modo qualcuno è interessato a voi, nutre dei desideri, vi vuole con lui, ok? Quindi questa persona per esempio potrebbe chiamarvi per un colloquio, potrebbe, non lo so, inserirvi, assumervi, ok? Ad ogni modo vedo che le donne rientrano nel loro pieno potere, cioè pensano proprio alla loro indipendenza, alla loro stabilità, alla famiglia, alla casa, insomma, chi più ne ha più ne metta, comunque entrano in un'energia creativa. Eh, è possibile che si dedicheranno, cioè avendo un lavoro, avendo successo nel lavoro, si dedicheranno poi a quelli che sono i loro desideri. C'è chi vuole un figlio, c'è chi vuole, non so, andare a vivere da solo o da sola, c'è chi vuole viaggiare, dipende, ognuno ha, diciamo, degli obiettivi diversi nella vita. Quindi vedo questo, vedo che dal momento che trovate il lavoro, poi vi dedicate a quello che volete fare o vivere nella vostra vita. Questo è come emerge. Ora vediamo un attimo con l'oracolo delle notifiche. Allora, vediamo
Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore per il segno dei pesci? Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore per il segno dei pesci? Allora, abbiamo la carta di ti amo ancora, sul fondo sono geloso, quindi immediato futuro in amore, come avevamo visto, arriva una comunicazione da parte di chi? Di qualcuno del passato, qualcuno che è innamorato ancora di voi, che vi ama ancora, e qualcuno che è geloso, e ve l'avevo detto, avevo detto prima, questa è una persona che vi considera una cosa sua, non vi deve toccare nessuno. Quindi è qualcuno che è ancora innamorato di voi. Potrebbe arrivare una dichiarazione, per esempio, nell'immediato futuro per il segno dei pesci. Vediamo invece durante il mese di marzo. Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Questo è il rovescio. Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Questa non la prendo. Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno dei pesci? Per carità. Allora, qui abbiamo, se potessi tornare indietro nel tempo, giuro che lo farei. Sento che siamo destinati a stare insieme, ti devo parlare. Mi sento in colpa per ciò che ti ho fatto. Ok, ne sono uscite 300. Abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia. Quindi anche qua lo ribadivo, vedevo una comunicazione in arrivo, qualcuno che vi vuole parlare, un ex o comunque qualcuno che vuole tornare indietro perché è pentito, si sente in colpa, sta roba la vedevo anche prima. Quindi viene confermata che c'è una persona che appunto durante il mese di marzo vuole parlarvi, che vuole tornare insieme a voi o comunque vuole, diciamo, aggiustare le cose con voi, si sente in colpa, eccetera, eccetera. Vediamo invece sul lavoro. Vediamo cosa accadrà invece sul lavoro. Allora, cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Un attimo allora. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Questa è caduta a me e una mi è caduta a terra. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo nel mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Al rovescio. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Beh. Per carità. Allora, cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Ecco qua. Allora, non sei la persona giusta per me. Ho subito troppo stress e troppa pressione ultimamente. Abbiamo anche questa, mica l'avevo vista. Scusa, non dovevo sparire così, sento che siamo anime gemelle. Quindi vedo una sorta di, appunto, qualcuno che magari vi aveva rifiutato sul lavoro in precedenza o dei no che vi siete presi, magari da qualcuno che aveva subito dello stress e della pressione, quindi magari non era pronto per dirvi di sì o cose del genere, che appunto potrebbe farsi risentire. Io prima vedevo qualcuno che già conoscete, che potrebbe appunto magari centrare qualcosa sul lavoro per voi, qualcuno che in qualche modo, non lo so, potrebbe essere importante. Qua c'è, sento che siamo anime gemelle, quindi qualcuno che in qualche modo ha un legame con voi, quindi magari che già conoscete, ok? Eh, quindi vedo un po' questo, vediamo di prenderne ancora una. Cosa accadrà al segno dei pesci sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo.
Sei sempre nei miei pensieri, ho bisogno di allontanarmi da te per un po', fidati di me, puoi fidarti di me. Quindi potreste avere a che fare con qualcuno da cui magari vi siete allontanati, ma questa persona in qualche modo ha un pensiero su di voi e quindi potreste effettivamente risentire qualcuno che già conoscete sul lavoro. Uh, cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo nel mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo nel mese di marzo? Mi ha dato fastidio ciò che hai fatto, quindi magari qualcuno con cui voi siete infastiditi anche. Vediamo l'ultima volta cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. I pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Rovescio. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? I pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Questo è il rovescio. Ho bisogno di tempo per riflettere, te lo prometto. Secondo me, allora, se vi arriva una proposta, magari può essere che magari vi prendiate del tempo per pensarci. Oppure qualcuno che ci ha messo del tempo, per esempio, per farvi sapere qualcosa, o per, non so se è qualcuno che già conoscete, potrebbe essere qualcuno che si fa risentire per questioni lavorative dopo parecchio tempo. Ancora una volta, cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Il segno dei pesci in ambito lavorativo del mese di marzo. Ti chiedo scusa, ti sto venendo a prendere. Allora, io ti chiedo scusa, qua lo vedo o come se qualcuno con cui avete avuto dei problemi o comunque che si è sentito in colpa in parte per qualcosa, diciamo, fa un gesto per recuperare le cose con voi a lavoro. Se invece non avete un lavoro e una persona che già conoscete vi offre il lavoro, lo fa magari per farsi perdonare di qualcosa che è successo in precedenza. Oppure potrebbe riguardare semplicemente che arriva un'offerta da parte di qualcuno, ok? La possiamo vedere anche così, questa cosa qua. Vediamo l'ultima volta, poi chiudo. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? I pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Allora, questo è al rovescio, voglia di coccole. Quindi, vabbè, questa carta possiamo interpretarla come effettivamente un posto dove magari vi trovate bene a lavorare. Cosa accadrà al segno dei pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo? I pesci in ambito lavorativo durante il mese di marzo. Sì, ragazzi, si conferma sempre quello che vi ho detto fino ad ora. Scusa, non dovevo sparire così, fidati di me, puoi fidarti di me. Quindi un amico, qualcuno che voi già conoscete, che magari ricompare, che era sparito, che non lo sentite da un po', o semplicemente anche delle comunicazioni che vi arrivano dopo un periodo che magari non vi arrivavano, cioè magari eravate alla ricerca di un lavoro, per esempio, ma non vi chiamava nessuno. E quindi dopo un periodo di silenzio da parte, diciamo, delle aziende, arrivano delle comunicazioni, ok? Oppure se non è così è da parte proprio di una persona che voi conoscete, una persona fidata, un amico, un ex collega, qualcuno che voi conoscete che vi aiuta sul lavoro, ok? Questo è come emerge per il segno dei pesci, io vi ringrazio per aver visto il video, vi aspetto molto presto nei prossimi, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo molto presto nei prossimi video. Ciao a tutti!